Benvenuti a questo nuovo video. Oggi mi occuperò della programmazione LabVIEW. Vado a creare un new VI, un nuovo Virtual Instrument. Faccio in modo che le finestre siano affiancate, il pannello frontale, il diagramma a blocchi. Il programma che voglio mostrarvi oggi è un programma con il quale possiamo fargli fare il calcolo di 4 differenti funzioni e visualizzare a nostra scelta la funzione scelta su un grafico. Così andiamo intanto a mettere i componenti che potranno servirci, quindi le nostre variabili. Usiamo ovviamente delle variabili numeriche, le andiamo a prendere sulla cartella numerica, e sono i controlli. Voglio chiamarlo controllo A. Come si può notare, quando mettiamo dei componenti sul pannello frontale, che è l'interfaccia operatore, nel diagramma a blocchi appaiono i terminali. Questi terminali saranno quelli che poi useremo per la realizzazione del programma grafico. Per quanto riguarda la visualizzazione, voglio visualizzare i risultati delle nostre funzioni che andremo a calcolare. Naturalmente nel pannello frontale vado ad usare un grafico. Un grafico, ho già fatto un video dove parlo del waveform chart. Oggi voglio farvi vedere il grafico a forma d'onda, waveform graph. Vado a sistemarlo, lo allargo un po', va bene così. Vado anche ad aumentare lo spessore della linea futura del nostro grafico e vado a mettere anche un selettore, perché il selettore servirà per aiutarmi a scegliere quale delle 4 funzioni voglio visualizzare. Un selettore posso sceglierlo ad esempio tra ring e enum. Trovo diversi. Questo mi piace particolarmente. Enum ring. Faccio un attimo così, mi creo più spazio. Questo lo porto da questa parte. E per introdurre le varie opzioni vado col tasto destro sul componente e vado a scegliere l'editazione dell'argomento, Edit Items. Si apre questa finestra dove devo scrivere il mio testo che apparirà nel nostro menu a tendina che stiamo andando a costruirci. Ad esempio voglio che la prima funzione sia a x al quadrato più bx più c. La seconda, voglio l'equazione di y x al cubo, le altre andiamo ad inserirle dopo. Clicco su ok e vedete che mi sono creato il mio menu a tendina. Vado a vedere dove si trova nel nostro pannello e un'altra cosa che posso fare è cambiare il testo. La paletta, scelgo il componente, clicco sopra e vado a scegliere una dimensione del testo maggiore. A questo punto devo allargare il mio componente. Ecco, adesso ci vedo meglio rispetto a prima. Questa posso anche chiuderla. Passiamo nel pannello, nel diagramma a blocchi per costruire il nostro programma. Anche qui lo vado ad allargare. La prima cosa che mi serve è la scelta. Quindi LabVIEW per quanto riguarda questo tipo di programmazione, per le scelte ha diversi componenti. Quello che usiamo oggi si trova nelle strutture ed è la struttura case, che nel linguaggio tradizionale sarebbe il classico if then, if then else. Vado a collegare il mio componente nel punto interrogativo.
siccome il nostro componente è un numerico, invece del solito true-false vado a trovare le mie due scelte 0, 1. Allargo un attimo perché voglio che sia più visibile per tutti. All'interno devo adesso mettergli le strutture che mi permetteranno di fare i calcoli delle funzioni. Quindi vado a mettere una struttura for loop. All'interno della struttura for loop, piuttosto che usare i blocchettini, vado ad usare una struttura tipo formula node. Ecco. Quindi se qua io voglio scrivere la funzione, allarghiamo un attimo il testo che mi sembra che ci voglia troppo. Se devo calcolare quello che dicevamo prima, questa formula devo scriverla all'interno di questo componente che è il formula node. Quindi sarà uguale ad ax al quadrato, quindi a. Per scrivere x al quadrato il LabVIEW non mi permette, quindi devo fare per x, bisogna fare così, più b per x più c. Ed essendo la struttura quella del linguaggio C, la formula deve essere completata con un punto e virgola. Per poter riconoscere le variabili in ingresso a, x, b e c, devo dire alla mia struttura da dove arrivano gli input. Quindi vado a cliccare sul bordo e gli dico aggiungi un input e comincio a scrivere A, altro input B, mettiamo tutti gli input. Eccoci qua. Adesso posso andare a, più che posso, sono costretto a collegare la mia variabile con la dichiarazione che ho fatto della variabile nella formula node. Adesso sarei tentato di collegare la x con la x, ma se collego la x con la x non visualizzo un grafico, ma visualizzo solo il valore massimo. Se invece voglio visualizzare il risultato di questa formula in un grafico, posso farla basandomi in relazione al valore di x, quindi quando x vale 0, quando x vale 1, quindi da x minimo ad x massimo. Conoscendo la struttura for loop, se vado a collegare la mia x sulla n, questo calcolo sarà fatto tante volte quanto sono indicate nella mia x. E quindi sì, essendo il blocchettino i l'iterazione, il numero di iterazioni del ciclo, cioè quante volte esegue il ciclo, all'uscita di questo blocchettino vado a trovarmi il valore di x incrementale. Se qui metto x20, all'inizio questo x vale 0. Quando ho eseguito il primo calcolo, e quindi c'è il secondo ciclo x1, x2, x3, ed ecco che allora io mi ritrovo a per x per 1 elevato al quadrato più b per 1 più c, poi la seconda volta a per x per 2 elevato al quadrato e così via. Un'altra cosa che dobbiamo migliorare su questo programma è che il valore di x, se scrivo x uguale a 10, i 10 valori che avrò in uscita partono dallo 0, quindi avrò da x0 a x9. Se io invece voglio calcolare
per 10 valori di x, cioè da x0 ad x10, devo aggiungere un valore a x, quindi posso cliccare sopra e inserisci dalla paletta numerica un incremento. Così se io qui scriverò nel mio pannello frontale, vado a scrivere 10, lui gliene aggiungerà 1. Abbiamo sistemato la questione. Sull'uscita devo mettere add output, l'output è il nostro y. Facciamo un po' di ordine. Così abbiamo sistemato la nostra prima formula. Andiamo sull'altra facciata, ma prima prendo tutto questo blocco che sarà interamente utile, completamente utile, CTRL V, e vado a scrivere la mia seconda formula. Devo eliminare però tutte queste linee tratteggiate perché indicano un errore. Per poterlo fare o con molta pazienza le seleziono e premo Cancel, oppure tolgo tutto ciò che è tratteggiato, tutti gli errori dalla combinazione di tasto CTRL insieme al tasto B di Bologna. Eccolo qua. Vado a ricollegare la X con la N. Siccome in questa formula non c'ho A, B e C, ma c'ho semplicemente X, perché la seconda formula era y uguale x al cubo, anche in questo caso l'ABVIEW non ha una struttura che mi permetta di calcolare il cubo, facciamo l'inverso del quadrato, quindi posso fare x, perché non vuoi scrivere, x moltiplicato, apro parentesi, 1 elevato alla terza. Ecco, in questo modo vado a calcolarmi la mia x al cubo. In questa formula non ho bisogno di B, non ho bisogno di C, non ho bisogno di A e non posso lasciarle. Di conseguenza gli clicco sopra, rimuovi e anche questo da Y invece rimane. Adesso vedete che mi fa notare che ci sono una lista degli errori. Se voglio andarlo a vedere gli clicco sopra, so già cos'è, ma per vederla assieme dice il tunnel missing assignment to tunnel, cioè manca l'assegnazione al tunnel. Fammi vedere l'errore. Eccolo qua. Per quale motivo? Perché se vediamo lo 0, la scheda 0, vedete che il valore di y è stato portato in uscita. Su quest'altro invece non è stato portato in uscita. Adesso per portarlo in uscita devo portarlo esattamente nello stesso tunnel e non crearne un altro, perché sarebbe un errore. Questa linea mi fa capire che il sistema funziona. Se torno sul nostro pannello e lo mando in esecuzione, diamo alcuni valori. Ecco, voglio vedere la mia prima formula con x uguale a 20, quindi vedrò il valore di y con questa formula qui, con il valore di x incrementale, quando x vale 0, quando x vale 1, x vale 2, fino a quando x vale 20. Con il selettore posso... Così abbiamo realizzato la nostra duplice scelta. Posso vedere i calcoli, funzione e la secondo tipo di funzione in relazione al valore di x incrementale. Fermo un attimo il programma perché voglio aggiungere le altre due equazioni. Quindi ritorno sul ring e vado ad aggiungere quest'altra equazione.
voglio fare un calcolo che sia 3 volte per x diviso x meno 5, e poi ancora ecco la terza ax più b l'ho diviso 2 volte, diviso cx più d. Ok, adesso mi trovo le mie 4 opzioni. Interessante notare questo argomento, edit items. Vedete che il valore degli argomenti è lo 0 è assegnato alla prima equazione, 1 alla seconda, 2 e 3 alla quarta. Per quale motivo? Perché adesso quando andremo nella struttura di selezione, il case, attualmente ho solo due casi, 0 e 1. Rimango sull'1, clicco sopra col tasto destro e gli dico che voglio aggiungere un altro caso. E sul 2 aggiungi un altro caso. Adesso devo ricordarmi che sul 2 devo realizzare quello che è la terza funzione. Copio tutto, CTRL C, vado sul 2, un bel incollaggio, porto subito fuori il risultato di y. Guardate che il tunnel è aperto perché ancora non ho completato la terza fase. Faccio così, CTRL V, poi adesso se collego il mio y con il tunnel, ecco, questo siamo a posto. Devo collegare adesso la mia variabile sia sul primo che ecco, era questo che mancava. Passiamo adesso a questa condizione. Ecco, su questo qui devo cancellare la formula e riscrivere quello che per noi è la terza funzione. E sarebbe, metto delle parentesi meglio, 3 per, abbiamo detto, x, chiudo parentesi, diviso x meno 5. Chiuso parentesi, punto e virgola per completare il tutto. Non c'è nessun errore, siamo a posto. Sulla ultima devo cambiare la formula e devo andare a mettere, abbiamo detto che era ax, quindi a per x più b, sì, era a per x più b, diviso c per x più d. Punto e virgola, adesso qui diventerà spezzato, è uno spezzatino, questo lo sapevo. Per quale motivo? Perché adesso io qua mi trovo A, la B, la C e la D, ma non sono state dichiarate come ingressi, come variabili di input, variabili di ingresso. Aggiungi un input, sarà il mio A, andiamo subito a collegarlo che non si offenda. Poi abbiamo anche il B. Questa struttura del formula node è molto potente perché ci permette di realizzare delle funzioni anche a volte complicatissime scrivendo direttamente la formula, non preoccupandoci troppo di usare tutti i blocchetti che possiamo trovare
su numeric. Avrei dovuto mettere add, sottrazione, moltiplicazione, incrementa, decrementa, ma radice quadrata, eleva alla potenza. Insomma, sarebbe venuto fuori una serie di blocchettini che mi complicherebbero la vita per realizzare una formula che vado a scrivere, ricordandomi di introdurre le varie variabili agli ingressi e ovviamente la variabile d'uscita. Mi dice che è tutto a posto, questa formula la tolgo perché non mi serve più. Se ritorno al mio originale, ecco, se adesso lascio tutto così com'è, vado sulla mia terza scelta, questo è il risultato, e sulla quarta scelta questo è il risultato. Così abbiamo visto in che modo posso, attraverso un selettore di menu ring, crearmi un menu a cascata, dove questo qui è associato a una struttura dove, rivediamolo, dove questo è associato ad una struttura case che va a tanti casi quante sono le scelte, 4, e quindi da 0 a 3, perché lo 0, in genere si dice 0 non conta nulla, ma in questo caso nell'informatica lo 0 conta. Quindi 0, da 0 a 3 sono 4 casi. Tutto ciò che sono, tutte quelle che sono le variabili di ingresso e di uscita vanno dichiarate nella struttura formula node come ingressi. Questa è l'uscita, il waveform graph si trova qui, y, ed infine, per poter far eseguire un certo numero di volte lo stesso calcolo, però in modo tale che lo stesso calcolo sia fatto per un valore diverso di x da un minimo ad un massimo, ho usato una struttura formula node che esegue il ciclo tante volte quanto si trova il valore che si trova nel blocchetto n. All'uscita di i troverò il valore di n incrementale, quindi all'inizio è n, cioè ma i uguale a 0, fino a raggiungere il massimo. Se n è 10, questo qui alla fine varrà 10. Quindi questa formula sarà calcolata tante volte, man mano che x sarà 0, 1, 2, eccetera, fino ad un massimo. Cosa possiamo dire? Ancora dire che può sembrare complicato, ma seguendo passo passo quello che avete visto è semplice. Per quanto riguarda poi la struttura formula node, la struttura case e la struttura for loop, ho dedicato 3 video sul mio canale nei quali parlo esclusivamente di queste tre funzioni, di questi 3 blocchi, con degli esempi semplici. Vi ringrazio per la visualizzazione di questo video, spero sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, anche se non siete super appassionati di LabVIEW potrete trovare altri argomenti come elettrotecnica, elettropneumatica, pneumatica, programmazione PLC Siemens, programmazione PLC Siemens con pannello di controllo, pannello frontale HMI e molto altro. Bene, ci rivediamo al prossimo video.